Ciao a tutti voi, amanti delle biografie. Oggi parliamo di un'altra voce splendidamente eccezionale, con un'estensione che l'ha innalzata nel firmamento dei cantanti considerati sovraumani. Sto parlando di Antonella Ruggiero. Oggi tratteremo gli esordi e i 14 anni dei Mattia Bazar con Antonella, quindi della formazione storica del gruppo. Questo è Biografie, Vite e Opere, Antonella Ruggiero e Mattia Bazar. Antonella Ruggiero nasce a Genova il 15 novembre del 52 e cresce nel quartiere di Pegli. I suoi genitori, definiti fantastici dalla stessa, l'hanno sempre sostenuta ed appoggiata nelle sue scelte. Studia all'Istituto d'Arte e successivamente esercita l'attività di disegnatrice grafica in uno studio pubblicitario per un breve periodo. Nel 1974 avvia la sua carriera canora come solista con lo pseudonimo di Mattia e pubblica il suo primo 45 giri, La strada del perdono. Nell'atto B è presente il brano Io Mattia, caratterizzato da vocalizzi e armonica a bocca suonata dalla stessa Antonella. Perché Mattia? La cantante voleva uno pseudonimo senza una precisa identità sessuale. Mattia è infatti utilizzato sia al femminile che al maschile. Da lì a poco conosce, ad un concerto della PFM, 3 membri del gruppo genovese I Jet, che scoprono il gigantesco talento della ragazza. In maniera non accreditata incide assieme a loro l'LP Fede, Speranza, Carità, eseguendone i cori. Anni 70. Nel 1975 nacquero, dalla fusione di alcuni membri dei Jet con Antonella, i famosi e inconfondibili Mattia Bazar. I primissimi esordi della neonata band li vuole a farsi le ossa in locali notturni e balere sulla Riviera Ligure, presentando essenzialmente un repertorio di cover. La formazione storica è composta da Antonella Ruggiero alla voce, Carlo Marrale alla chitarra e alla voce, Aldo Stellita al basso, Piero Cassano alle tastiere e alla voce e Giancarlo Golzi alla batteria, che entrerà dopo l'incisione del primo 45 giri. Difatti, il debutto con il singolo Stasera che sera, ballata soft rock, vede Paolo Siani alla batteria. Partecipano anche a un disco per l'estate, senza qualificarsi per le serate finali. Subito esce Per un'ora d'amore, che ottiene un buon successo, che si ripete l'anno seguente con il brano Che male fa. Tutti pezzi molto melodici e orecchiabili, che sanno mettere in luce perfettamente le qualità canore di Antonella. Nel 1976 pubblicano il loro primo album, Mattia Bazar 1, e il singolo Cavallo Bianco, di cui consiglio l'ascolto, ispirato al genere rock progressivo. Ottengono un grande successo. Quest'album contiene i brani già citati, Per un'ora d'amore, Stasera che sera, Io Mattia. Poi altri brani che vi segnalo sono Ma che giornata strana e Gente d'ogni età. Nel 1977 la band esordisce al Festival di Sanremo con la canzone Ma perché? Ignorata alla kermesse, ma di notevole successo tra i giovani. Segue il secondo album Gran Bazar, che riscuote, come il brano eseguito a Sanremo, un successo straordinario. Nello stesso anno il quintetto partecipa cantando nella rubrica pubblicitaria TV di Carosello. Sempre nel 77 esce una raccolta che si intitola L'oro dei Mattia Bazar, contenente l'inedito Solo tu,
che vende circa 1 milione di copie, raggiungendo la vetta delle classifiche. Ciò che colpisce è il talento melodico del quintetto, capace di armonie vocali di gruppo di un certo rilievo. Nel 78 vanno nuovamente a Sanremo con il brano E dirsi ciao, arrivando primi. Pubblicano un nuovo album, Semplicità, degni di nota i brani Soli a volte insieme, La spensierata però che bello e ultimo ma non meno importante, E così. Pubblicano una versione in spagnolo di L'oro dei Mattia Bazar, tradotto in Sentilles, ricevendo anche nel mercato latino ottimi consensi. Il 1979 li vede all'Eurovision Song Contest con il brano Raggio di Luna, incisa anche in spagnolo dal titolo Rao de Luna e in inglese Moonshine. Nell'autunno di quell'anno esce il singolo C'è tutto un mondo intorno, di cui anche qui consiglio l'ascolto, e l'album Tournée. Sono all'apice della loro popolarità, i concerti fanno sempre il tutto esaurito e tutte le manifestazioni se li contendono. Anni 80. Nell'estate dell'80 partecipano al Festival Bar con il singolo Italian Sinfonia, promuovendo il nuovo disco Il tempo del sole. Anche qui i Mattia Bazar ottengono un gran successo. Nel marzo dell'81 Cassano lascia la formazione. Il leader stellita sente l'esigenza di allargarsi dal punto di vista artistico, prendendo ispirazione dalla musica oltreoceano. Cassano non è concorde e abbandona così il gruppo. La Ruggero, a tal proposito, dichiarerà: voleva insistere sulla strada facile, noi no, così se n'è andato. Viene sostituito dal talentuoso Mauro Sabbione, tastierista e compositore, amante della New Wave. L'artista porterà aria fresca e nuova alla band, che subirà un'importante trasformazione a livello sonoro. Nel 1982 il nuovo assetto porta sulle scene il singolo Fantasia, lanciando l'album Berlino, Parigi, Londra. Assoli centrali di tastiere, sonorità elettroniche, testi in cui si parla di guerra e cospirazioni. Un altro mondo. Invito l'ascolto di Passa la voglia e Fuori orario. Nel 1983 eccoli al Festival di Sanremo con la azzeccatissima e stupenda Vacanze romane, in cui la Ruggero si supera, specialmente nel ritornello, dove il controcanto è da soprano lirico, e i musicisti mescolano l'elettronica ad atmosfere degli anni 30. Uno dei loro successi più famosi, del resto. Vincono il premio della critica e primi in classifica anche in Germania e Olanda. Del nuovo album pubblicato, Tango, ci sono ritmi retro, classici ed esotici si fondono con il synth pop. Sabbione e Colombo infatti dichiararono: ascoltavamo Ultravox, Kraftwerk, Joy Division, Peter Gabriel, ma anche The B-52s e la musica lirica italiana, mentre mettevamo a punto i nuovi pezzi che sarebbero stati l'ossatura del periodo postmoderno. Nell'album è presente anche un altro brano, dalla forte connotazione politica, che è un chiaro attacco all'utilizzo della terapia elettroconvulsiva usata sui malati mentali. Electroshock, che all'apparenza sembra senza senso, è la dimostrazione della contaminazione elettronica che Sabbione portò nel gruppo, la voce maschile che traduce le varie parole inglesi presenti nel testo è niente poco di meno che quella di Iannacci. Viene realizzato il videoclip de Il video sono io,
che vincerà il Rimini Mai Fest e diventa sigla finale di Domenica In. Nell'estate i Mattia Bazar vincono il primo Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come miglior complesso italiano. Viene pubblicato Il Treno Blu, un singolo per il mercato giapponese mai distribuito in Italia. Realizzano poi la colonna sonora di Magic Moments, un film di Luciano Odorisio, e compongono il brano Casa Mia per l'architetto Alessandro Mendini. Alla fine dell'83 Mauro Sabbione termina la collaborazione col gruppo a causa di divergenze artistiche con gli altri componenti. Si unì quindi alle tastiere Alberto Mompelio e poi, in via definitiva, Sergio Cossu. Nel 1984, mantenendo fede alle loro trasformazioni camaleontiche, producono un disco d'avanguardia, Aristocratica, progetto artistico a 360 gradi perché scenografico oltre che musicale, dalla copertina al suono. Le ritmiche utilizzate sono precorritrici di lavori attuali. Per citare qualche brano di quest'album, vi consiglio Sulla scia, Carmen e Mosca Elsa Poppin. Ovviamente essere all'avanguardia ha portato a vendite più basse, poche apparizioni TV, ma gli appoggi principali restano sempre e comunque le radio private. Si conclude con questo disco il periodo in cui Mattia Bazar hanno principalmente lavorato per se stessi, ignorando le richieste del mercato musicale. Sempre nell'84 il complesso partecipa al Festival di Tokyo con il brano Cercami ancora. Nel 1985 partecipano al Festival Bar con Souvenir, in cui tornano in un certo qual modo le sonorità del periodo Cavallo Bianco. Vincono il premio alla critica. Pubblicano poi Melancolia, un lavoro elegante e raffinato che riesce a scalare le classifiche italiane, all'epoca dominate da Sting, Michael Jackson, tanto per fare un paio di nomi. Come singolo estivo esce Ti sento, con il quale la band si afferma definitivamente a livello internazionale. Inciso in diverse lingue e in lingua inglese col titolo I Feel You, avrà un rinnovato successo anche in Italia. Le sonorità sono ancora d'avanguardia, miscelando tastiere elettroniche e sintetizzatori. Diventa un classico del repertorio dei Mattia e una delle canzoni più conosciute. Altri brani di ascolto imperdibili: Angelina, che parla del tormento amoroso, poi Amami e Da qui a New Wave di efficace impatto. Partono quindi per una lunga tournée europea, spronati dal loro produttore Roberto Colombo, ottenendo riconoscimenti proprio nei paesi dove li si criticava maggiormente, perché eccessivamente sinfonici. Nel 1987 si rimettono al lavoro ed esce Melò, altro disco notevole in cui si ricerca il suono propriamente mediterraneo e molto apprezzato dalla critica. Dal disco viene tratto il singolo Noi, che ottiene uno straordinario successo e incontrerà consensi al Festival Bar. Segue la realizzazione di un videoclip negli studi di Cinecittà. Durante quell'estate la band vince ancora una volta il Telegatto come miglior complesso italiano. Collabora alla composizione dei brani Marco Guzzetti ormai dall'81. Il disco contiene elementi jazz, blues, funky e naturalmente eletropop. In questo periodo iniziano anche i primi attriti all'interno del gruppo, legati a motivazioni non solo artistiche ma interpersonali. Nel 1988 partecipano al Festival di Sanremo con il brano La prima stella della sera, incluso come inedito nella raccolta che si intitola 10 grandi successi,
Il disco ripercorre le strade melodiche del passato, semplice e un po' malinconico. Nel 1989, all'apice del successo, esce il singolo Stringimi, presentato in estate al Festival Bar, e il seguente album Red Corner. Copertina elaborata, stili nostalgici simil tango, rock spaziale e jazz. Antonella lascia la formazione per dedicarsi temporaneamente alla sua vita privata. Il figlio Gabriele, nato dal legame col produttore Roberto Colombo, nasce infatti nel 1990. La cantante dichiarerà: ricordo l'ultimo concerto insieme, una sera di fine settembre del 1989. Si trattava di un'esibizione all'aperto, al Parco Lambro a Milano. Mentre cantavo iniziò a piovere. Io mentalmente salutavo il pubblico, pensando alle valigie pronte a casa. Non era soltanto la fine di una lunga tournée, perché il giorno seguente saremmo andati tutti in vacanza, ma anche la fine di un periodo della mia vita, perché di fatto il complesso non esisteva più, ma questo i nostri fan non lo sapevano ancora. Per concludere, vi racconto una chicca che ha raccontato la Ruggero in un'intervista che segue. Nel cuore, invece, le rimane un duetto con Freddie Mercury. Inizio degli anni '80. A Tokyo finiamo alla festa di un importante. Simpatico, piacevole, rilassato. È stato divertente. Dice questo appunto riferendosi a Freddie Mercury. Poi nel colloquio spiega perché nell'89 ha detto basta ai Mattia Bazar. Dichiara: volevo fermarmi, ripulire la mente. Li ho avvisati un anno prima con una lettera. L'ultimo concerto a Milano. Niente lacrime e abbracci. Non volevo si trasformasse in un'opera tragica. Una cosa è bella fino a quando non realizzi che potresti diventare una macchina. Sapevo che un giorno sarei tornata alla musica. È accaduto 7 anni più tardi. Dice che è anche impossibile che tornino a esibirsi insieme. Infatti dichiara: ma siamo rimasti amici. Hanno accettato l'idea che il successo non mi poteva bastare. 2 ci hanno lasciato, con gli altri ci siamo visti al loro funerale. Da un paio d'anni mi risento con Carlo Marrale. Il tempo è rimasto sospeso. Si chiude così la militanza della Ruggero nel gruppo da lei cofondato 15 anni prima. I Mattia Bazar nel futuro cambieranno più volte la voce femminile, ma nonostante il difficile confronto con Antonella, che ogni cantante si troverà ad affrontare, ognuna di esse esprimerà ed affermerà la propria personalità, ritagliandosi il proprio posto sia nel gruppo che nel cuore dei fan più esigenti. Ed eccoci alla fine della biografia dedicata ai fantastici Mattia Bazar con Antonella Ruggero nei loro anni di carriera insieme. Questo è Biografie, Vite e Opere, gli artisti che ci regalano un'infinita gamma di emozioni. Io sono Ale e vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito ad iscrivervi e a lasciarmi un mi piace ed un commento. Attivate la campanella per rimanere aggiornati, mi raccomando. Ciao e buona vita a tutti!